Fai 10.000 passi al giorno. Mangi sano, ti impegni, ma la pressione è sempre lì, sopra i 140. La glicemia sale. E il peso? Fermo. Ti sei mai chiesto: sto davvero facendo la cosa giusta? La verità è che non stai sbagliando, stai solo camminando nel modo sbagliato. Esiste un metodo, sviluppato in Giappone, che in soli 30 minuti abbassa pressione e glicemia meglio di un'ora di camminata normale. Non sto parlando di teorie, ma di risultati pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Oggi scoprirai esattamente come funziona e come applicarlo da domani mattina. Resta con me fino alla fine perché ti mostrerò il protocollo preciso, passo dopo passo. I famosi 10.000 passi non sono inutili, ma per chi ha più di 40 o 50 anni e vuole migliorare davvero, pressione, glicemia e circonferenza vita non bastano più. In Giappone, un gruppo di ricercatori ha dedicato anni di ricerca a una precisa domanda. Esiste un modo più efficace di camminare? La risposta è sì. E l'ha chiamato Interval Walking Training, o IWT. Il metodo è stato originariamente sviluppato in Giappone come intervento di allenamento specifico per le persone anziane ed è ora riconosciuto a livello internazionale. Il principio è semplice ma rivoluzionario. Alternare 3 minuti di camminata ad alta intensità con 3 minuti a bassa intensità, per almeno 30 minuti, 4 volte a settimana. Uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism dal team del professore Knowles ha dimostrato miglioramenti incredibili sulla forma fisica, sulla forza muscolare e sui valori metabolici. In media, chi lo pratica regolarmente migliora la forma fisica di circa il 20%, l'equivalente di sentirsi 10 anni più giovane. Ma la vera magia sta in cosa succede nel tuo corpo durante questi intervalli. Prima di andare avanti, dimmelo nei commenti. Hai mai provato a camminare con un ritmo alternato? Scrivimi mai provato, oppure raccontami come cammini di solito. Così capisco da che punto partiamo. E ora vediamo perché questo metodo è così più potente. Quando cammini sempre allo stesso passo, il corpo si abitua, consuma meno, brucia meno, stimola poco cuore e metabolismo. Con l'interval walking succede l'opposto. Ogni fase veloce risveglia il metabolismo. Il cuore pompa più sangue, i vasi si dilatano, i muscoli consumano zuccheri e grassi in modo più attivo. Gli studi sugli over 50 hanno mostrato che ogni 10 minuti aggiuntivi di questo metodo riducono anche la circonferenza vita. Ma i vantaggi veri arrivano su 3 aree fondamentali e, ora, li scopriamo insieme, uno per uno. Beneficio numero 1. Glicemia più stabile. La camminata veloce, quando fatta subito dopo i pasti, aiuta i muscoli a catturare gli zuccheri dal sangue in modo naturale. Alcuni studi clinici hanno mostrato miglioramenti nel controllo glicemico per tutto il resto della giornata, semplicemente camminando a intervalli. Beneficio numero 2. Pressione sanguigna più bassa. Alternare momenti di sforzo e recupero crea una specie di ginnastica per le arterie. Si dilatano, si rilassano e diventano più elastiche. In diversi studi clinici questo approccio ha aiutato a ridurre i valori pressori. Beneficio numero 3. Metabolismo più attivo. A differenza della camminata tradizionale, l'interval walking continua a far bruciare calorie anche dopo l'allenamento. E questo significa più energia, meno grasso addominale e forma fisica migliore. Adesso dimmi una cosa. Se dovessi scegliere uno di questi 3 benefici da ottenere per primo, quale sarebbe? Scrivilo qui sotto nei commenti, così capisco cosa è più urgente per te. Fantastico! E ora la parte più utile. Come iniziare senza complicazioni. Ecco il protocollo giapponese, nella sua versione base, semplificato e pronto da applicare. 1. Riscaldamento. 3 minuti di camminata tranquilla. 2. Fase veloce. 3 minuti a passo sostenuto. Devi riuscire a parlare ma con un po' di fiatone. Pensa a uno sforzo 7 su 10. 3. Fase lenta.
3 minuti di camminata rilassata. 4. Durata. Ripeti il ciclo 5 volte. Totale 30 minuti. 5. Frequenza. Almeno 4 volte a settimana. 6. Quando farlo? Dopo i pasti è particolarmente utile per la glicemia. Per quanto riguarda l'intensità, se hai uno smartwatch, punta al 70-80% della tua frequenza cardiaca massima. Senza strumenti, usa il fiato. Se mentre cammini riesci a dire una frase breve, ma senti il fiato corto, significa che sei all'intensità giusta. Attenzione! Se hai più di 65 anni o problemi cardiaci, chiedi prima al medico e inizia con intervalli più brevi. Bene, ora che hai il metodo, ascoltami attentamente, perché le prossime 2 informazioni sono le più importanti di tutto il video. La prima è un piccolo favore che ti chiedo. Se queste informazioni ti sono state utili, lascia un like a questo video e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. È un gesto gratuito per te, ma per me significa poter continuare a fare ricerche e creare contenuti basati su scienza vera che funzionano davvero. Grazie di cuore. La seconda informazione importante è la conclusione di questo percorso. E te la svelo subito. Ecco il segreto. Non serve camminare un'ora tutti i giorni e sforzarsi di più. Serve solo adottare un metodo più intelligente nella tua camminata. Decenni di ricerca giapponese hanno dimostrato che l'interval walking funziona. Gli studi che ti ho citato oggi sono pubblicati su riviste scientifiche internazionali e ti lascio i link in descrizione, così puoi verificare tu stesso. Non è una moda passeggera, è scienza applicata. Ma ora tocca a te decidere. Puoi continuare a camminare come hai sempre fatto, sperando in risultati diversi. Oppure puoi provare questo metodo per le prossime 4 settimane e vedere con i tuoi occhi cosa succede alla tua pressione, alla tua glicemia e al tuo girovita. E se conosci qualcuno che si impegna tanto ma non vede risultati, un amico, un familiare, condividigli questo video. Potrebbe essere l'informazione che stavano aspettando per migliorare davvero la loro salute. Infine, un ultimo passo importante. La camminata è potente, ma se la combini con i nutrienti giusti, i risultati si moltiplicano. Ho preparato un video specifico sugli unici integratori che hanno davvero senso dopo i 50 anni, con gli stessi criteri scientifici che ho usato oggi. Lo trovi proprio qui, sul tuo schermo. Clicca e continua il tuo percorso verso una salute migliore. Ci vediamo nel prossimo video.